Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi occhiali per FPV. Si tratta dei Top Sky Prime 2, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni, 2 antenne lineari, un cavo USB, un panno per le lenti e i nostri occhiali FPV. Vediamo subito le caratteristiche di questi Prime 2. Il FOV è di 76 gradi. La risoluzione è di 480x320 pixel. L'IPD è regolabile da 58 a 72 mm. La batteria interna è un OS da 2000 mAh. Il modulo integrato è un Diversity a 48 canali sulla 5.8 GHz. Gli occhiali, considerando che stiamo parlando di una fascia economica, sono abbastanza compatti. Infatti sono profondi appena 8 cm. Il peso è poco più di 355 grammi. Nella parte superiore abbiamo questa serie di tasti. Qui abbiamo l'accensione, teniamo premuto qualche secondo per accendere. Qui abbiamo il tasto REC, premiamo una volta per registrare, premiamo di nuovo per interrompere la registrazione. Quando la registrazione è in corso, sugli occhiali apparirà la scritta REC, in questo modo sappiamo che effettivamente il DVR sta registrando. Con questo tasto accediamo al menu del DVR e con questo joystick navighiamo al suo interno. È anche possibile rivedere nello schermo i filmati che abbiamo registrato. Sull'altro lato abbiamo il tasto Search, che serve per fare l'autoscan della frequenza. Io comunque consiglio sempre di fare una ricerca manuale, perché gli autoscan non sono mai affidabili. Per la ricerca manuale andiamo avanti con questo tasto per la ricerca dei canali, mentre con questo andiamo avanti per la ricerca della banda. Una volta che conosciamo la frequenza della VTX, con questi due tasti è veramente semplice impostarla anche sul modulo. Con questo piccolo joystick regoliamo le impostazioni del visore, come luminosità, contrasto, colore e volume. Se lo premiamo accediamo alla modalità Video In. Sul fondo degli occhiali abbiamo la porta USB, che serve per ricaricare la batteria interna degli occhiali. Abbiamo un ingresso cuffie per ascoltare i motori durante il volo. Possiamo accendere e spegnere il modulo ed infine abbiamo l'ingresso AV-In. Qui abbiamo questi slider per regolare l'IPD, che è la distanza interpupillare. In questo modo possiamo adattare gli occhiali alla fisionomia del nostro volto. Con queste due rotelle regoliamo le diottrie, spostando le lenti in avanti o indietro. Onestamente però muovendole non ho notato nessuna differenza. In questo cassettino abbiamo l'accesso per la batteria. Troviamo un connettore nel caso vogliamo sostituirla o usarne una esterna. Non ho trovato informazioni sulla tensione supportata da questi occhiali, quindi se volete usare una batteria esterna vi consiglio batteria ad una cella come l'originale. Nella parte anteriore abbiamo l'ingresso per la micro SD che deve essere massimo da 32 GB. Gli occhiali risultano molto comodi anche con l'uso prolungato, infatti la gomma a piuma è piuttosto morbida e lo spazio per il naso abbastanza grande per non causare fastidio. All'occorrenza possiamo rimuovere e sostituire la gomma a piuma. Ora apriamo questi Prime 2 per vedere come sono fatti all'interno. Come notiamo, all'interno degli occhiali abbiamo le due riceventi, quindi possiamo confermare che si tratta di un True Diversity. Vediamo anche la batteria LiPo che è da una cella. Il connettore per le antenne è di tipo SMA e in dotazione ci vengono fornite due antenne lineari. Questo tipo di antenne funzionano bene negli spazi aperti, mentre hanno difficoltà se ci sono ostacoli. Nel caso le vogliate usare, posizionatele con un angolo di 90 gradi per avere la massima ricezione. Il mio consiglio comunque è di investire in un paio di antenne di qualità, che potrete anche utilizzare in futuro se comprerete dei nuovi occhiali. Potete prendere un kit Immersion RC, io le sto usando già da diverso tempo e mi trovo molto bene. In descrizione vi lascio la mia recensione di queste antenne e il link per acquistarle. Per concludere posso dire che questi occhiali mi sono piaciuti molto, ovviamente non possiamo paragonarli a dei Fat Shark, che al momento sono il top ed i più usati dai piloti esperti.
Infatti questi Top Sky Prime 2 si inseriscono nella fascia di prezzo che io chiamo economica, ovvero sotto i 100 euro o dollari. In questa fascia di prezzo al momento sono gli occhiali migliori che ho avuto modo di provare. Il concorrente principale è rappresentato dagli Shin EV800D. Le caratteristiche sono piuttosto simili, ma ho trovato decisamente più comodi i Prime 2. Alla fine, dopo un'intera giornata di volo, penso che uno dei fattori da tenere più in considerazione sia proprio quanto siano comodi gli occhiali. Il prezzo è anche leggermente inferiore, però dovete considerare l'acquisto quasi obbligato di un set di antenne nuove. Ho trovato molto semplice usare questi Prime 2. Sulla sinistra abbiamo i tasti dedicati al modulo ricevente, sulla destra quelli del DVR. La registrazione a 1280x720 pixel è sicuramente la migliore che ho provato sino ad ora, anche paragonata a quella di occhiali più costosi. Durante il test che ho fatto, il modulo Diversity di questi occhiali si è comportato molto bene, anche con le antenne lineari fornite in dotazione. L'ampio FOV di 76 gradi garantisce un'esperienza di volo molto piacevole. La risoluzione dei monitor non è la più alta che possiamo trovare, parliamo di 480x320 pixel. Tuttavia, anche se non abbiamo una delle risoluzioni migliori, si vola lo stesso bene e senza particolari problemi. Vediamo ora quello che non mi è piaciuto. Sicuramente le antenne, sarebbe stato meglio includere un'antenna patch e omnidirezionale anche di quelle economiche. Ho qualche dubbio sulla batteria interna. Sicuramente alimentare modulo Diversity e monitor con una batteria da una cella non è il massimo, e il fatto che non ci siano chiare indicazioni sulle batterie che possiamo usare non aiuta di certo. All'occorrenza comunque possiamo collegare un power bank alla porta USB per avere della carica ausiliaria. Questo metodo non è molto pratico ma è efficace. In conclusione, anche se hanno qualche difetto, mi sento di consigliare questi occhiali a chi cerca un prodotto economico ma non vuole spendere troppi soldi per un visore di fascia alta o media. Come sempre, gli occhiali di fascia economica non sono mai definitivi e andando avanti con l'hobby sentirete l'esigenza di qualcosa di meglio. Se state scegliendo il vostro primo visore e il budget non vi permette di spendere molto, allora questi occhiali fanno al caso vostro. Questa era la mia recensione dei Top Sky Prime 2, grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.